Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi vi faccio vedere come realizzare questo praticissimo portamonete molto semplice da fare anche per principianti. Ho realizzato questo portamonete con del cordino per borse e ho aggiunto, come potete vedere, anche una cerniera a tutti e tre i modelli. È lo stesso modello, in base al filato vedete abbiamo una leggera differenza di misura, quindi questo è leggermente più piccolo, gli altri sono leggermente più grandi. L'unica differenza tra il cordino scialla e il cordino Inda è che qui ho lavorato 3 righe intorno, mentre per il modello con il cordino un pochino più duro ho lavorato soltanto 2 righe. Questa è l'unica differenza, vedete, che io ho apportato. Poi per il resto è tutto uguale, abbiamo la cerniera sia di qua che di qua, come anche vedete nel modellino che vi realizzo durante il tutorial. Il filato che vado ad usare per la realizzazione del tutorial è questo scialla. È un filato della ditta Borgo dei Pazzi. Nel box informazioni non solo vi metto il link se volete provarlo, è un cordino molto morbido che io ancora dovevo provare, vi dico la verità. Inoltre ha queste sfumature di colore che sono molto belle, ci sono varie tonalità, ovviamente potete vedere se ce n'è qualcuna che vi piace. Vi metto anche il link per acquistare eventualmente le etichette dove le ho acquistate io. Inoltre la ditta Borgo dei Pazzi mette a vostra disposizione anche un buono sconto di 5 euro, quindi nel box informazioni vi metto sia il link del sito ma anche il codice sconto. Detto questo, andiamo a vedere come realizzare il nostro portamonete. Iniziamo il tutorial con l'uncinetto 3,5 e il cordino e metto su 11 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 catenelle. In centimetri le mie 11 catenelle con questo cordino saranno di circa 7 centimetri, 7,5. A questo punto faccio in questa maniera, qui entro in ogni punto e realizzo una maglia bassa in ogni punto, e avremo alla fine della nostra riga 10 maglie basse. Ed ecco qui. Adesso una catenella, giro il mio lavoro, entro, guardate bene, qui ho la catenella che ho appena realizzato, entro così in coste, quindi prendo solo la solina esterna, non entro così ma entro così e lavoro una maglia bassa. E lavoro una maglia bassa in ogni punto, sempre in coste, prendendo sempre, vedete, la solina esterna in questa maniera qui. E lavoriamo tutte le nostre maglie basse, che saranno ovviamente sempre 10 maglie basse. Se avete dei dubbi andate sempre a contare le maglie basse. Quando arriviamo nell'ultimo punto, io l'ultimo punto prendo entrambe, vedete, le asoline, tutte e due, solo per l'ultimo punto, e lavoro la maglia bassa. Adesso di nuovo una catenella, giro il lavoro, qui ho la catenella, entro subito, vedete, in coste e lavoro un'altra maglia bassa, e dovrò lavorare tutte le mie righe in questa maniera qui, quindi la lavorazione è sempre uguale. Arrivo di nuovo, vedete, nell'ultimo punto e prendo entrambe le asoline. Di nuovo una catenella, giro il lavoro e andiamo a continuare in questa maniera. Vedete, qui ho la catenella, sempre alla stessa maniera entriamo e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto. Io adesso vado a proseguire in questa maniera e lavorerò un totale di 18 righe.
Una volta che ho lavorato le mie 18 righe, io avrò un piccolo pannello di 10 per 6 cm circa. Adesso vado a proseguire in questa maniera qui. Allora vi ricordo che se state lavorando con un cordino diverso, potete fare semplicemente le stesse maglie, anche se viene leggermente più grande, perché come vi ho fatto vedere all'inizio del video, questo verrà leggermente più piccolo, l'altro leggermente più grande, quindi potete sviluppare le stessissime misure. Adesso io mi trovo in questa maniera qui, dentro qui, e lavoro una maglia bassa. Su questo punto andiamo a mettere un marcapunti. Metto un marcapunti. E adesso guardate, in ogni riga corrispondente lavoro una maglia bassa. Qui ho, vedete, una riga, qui ho un'altra, allargate la lavorazione se vi è difficile individuarle, e lavoro un'altra maglia bassa, qui ho un'altra riga e lavoro un'altra maglia bassa, quindi una maglia bassa in ogni riga corrispondente. Ecco, vedete, arrivando fino all'angolo. Quando arrivo, vedete, all'angolo, quindi io ho lavorato tutto il laterale, entro, vedete, su quello che è il primo punto della parte superiore, e nello stesso punto lavoro 2 maglie basse nello stesso punto. Le lavoriamo per girare la nostra lavorazione. E adesso una maglia bassa in ogni punto. Nell'ultimo punto, vedete, dove avevamo la codina che io ho già nascosto, entro e anche qui lavoro 2 maglie basse, sempre per girare la mia lavorazione. Ed ecco, vedete man mano il lavoro come si presenta. Adesso semplicemente andate a proseguire sempre in ogni riga. E anche qui lavoreremo le 2 maglie basse per girare il lavoro fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo dove ho il mio marcapunti, lo tolgo, entro all'interno e lavoro una maglia bassissima. E poi vedete, sempre nello stesso punto entro anche in coste, così. E su questo punto vado sempre a mettere il mio marcapunti. Adesso in ogni punto che segue vado a lavorare, guardate, una maglia bassa in coste, quindi prendendo sempre solo la solina esterna, non prendo, vedete, le 2 asoline, ma prendo solo quella esterna, e vado a lavorare un giro completo di maglie basse fino ad arrivare al marcapunti, senza mai aumentare. Quindi completate fino al marcapunti. Arrivati al marcapunto lo togliamo, entriamo all'interno sempre in coste e lo rimettiamo e andiamo a lavorare altre 2 righe di maglie basse. Quindi vado a completare un'altra riga di maglia bassa e poi ne lavorerò ancora un'altra, quindi un totale di 3 righe a maglie basse intorno in coste. Una volta completato il mio pezzo avrà questo risultato, vedete. Ovviamente noi dobbiamo realizzare 2
di uno dei due, ad uno dei due ovviamente lasciamo un filo, vedete, un po' più lungo. Il metodo di chiusura è sempre lo stesso sia da una parte che dall'altra. Per questo io adesso vado a chiudere ovviamente la mia lavorazione. Mi trovo in questa maniera qui, vedete, io sono qui con il filo, salto un punto, entro in questo e carico il filo in questa maniera qui. A questo punto non faccio altro che tirare da questa parte, vedete, dal centro. Vi potete aiutare anche con un ago se preferite, e tiro il filo così, vedete, attraverso in questa maniera qui. Il sistema è sempre lo stesso, però ve lo faccio vedere sempre. A questo punto abbiamo chiuso, vedete, la nostra lavorazione e adesso dobbiamo andare a realizzare, quindi andate a realizzare un'altra parte così completiamo il nostro borsellino. Una volta che abbiamo appoggiato, vedete, le due parti l'una sull'altra, io vado con dei marcapunti a delimitare, vedete, gli angoli, in modo, cerco, vedete, di farli combaciare il più possibile. Ovviamente potete contare anche i punti, anche se vi devo dire che è abbastanza semplice, perché vedete le due parti combaciano già quando le appoggiate l'una sull'altra. Ovviamente io devo lasciare l'apertura per la cerniera e devo cucire questa parte tutta intorno. Quindi io avevo già il filo, vedete qui, ovviamente se voi non vi trovate con il filo lo andate a togliere. Quindi io ho il filo qui, vedete, entro semplicemente di fronte, tenendo conto di dove sono, eccomi qua, e passo da quest'altro lato. Adesso tolgo il marcapunti e non devo fare altro che andare a cucire in questa maniera. Sono così, vedete, con il filo entro nel punto a fianco e di fronte e di nuovo a fianco e di fronte, di nuovo a fianco e di fronte. I punti ricordate che sono gli stessi, quindi potete sfruttare sempre il punto uno di fronte all'altro. Dovete fare solo un po' più di attenzione. Ecco, vedete, di fianco e di fronte. Una volta che ho completato tutta la mia cucitura, io mi trovo in questa maniera qui, vedete, vado a bloccare il filo. In questa maniera siamo tranquilli che la nostra lavorazione tenga bene. Tendetelo ovviamente nelle mani. Adesso guardate, giusto al centro io vado a posizionare queste etichette con la scritta handmade.
A questo punto io vado a fissare una cerniera. Io uso sempre queste cerniere, ve le ho fatte vedere diverse volte, che acquisto su Amazon. Molte mi dicono che le trovate anche su AliExpress, insomma potete fare una ricerca. Io personalmente le acquisto su Amazon, quindi nel box informazioni vi metto il link di dove le acquisto. Prima di andare a cucire io ho l'abitudine, vedete, di fissare la cerniera in questa maniera qui. La fisso sempre perché è molto importante partire in modo che centriamo, vedete, il punto dove c'è l'inizio del nostro cursore, in modo che devono essere allineate bene. Quindi io che cosa faccio? Inizio a cucire, vedete, così, in questa maniera, in modo che blocco bene questo lato, perché se dovessi spostarlo un po' più su da un lato, un po' più su dall'altro lato, la cerniera tira, ok? Andate a cucire quindi con dell'ago e del filo, meglio se è del filo di nylon perché tende a non spezzarsi, è bello resistente. Io adesso vado a cucire e poi vi faccio vedere il mio risultato. Ecco il risultato una volta che io ho terminato, vedete, di cucire la cerniera. Li potete realizzare in tanti colori. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e iscrivetevi soprattutto al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato per farmi vedere i vostri lavori. Detto questo, vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.